Ciao ragazzi, bentornati. L'hype è a 1000 in questo caso. Oggi parliamo e commentiamo insieme del teaser trailer uscito appena ieri, quindi caldo caldo, della serie live action tratta dalla serie giapponese d'animazione Cowboy Bebop di Shishiro Watanabe del 1998. Ci prendiamo una piccola digressione dai film orientali di cui parliamo e parliamo oggi un po' di animazione, quindi per tutti i fan delle vecchie serie animate, chi come me nel 1998 quindi ha goduto di del punto più alto dell'animazione giapponese toccata con Evangelion, ma soprattutto con Cowboy Bebop. Chi vi parla la reputa in particolare quest'ultima serie la sua preferita. He got away! Watch your back! Cowboy Bebop, quindi per chi non l'ha vista lo consiglio caldamente, in maniera quasi imprescindibile, perché è un condensato di tutto ciò che un appassionato di cinema può avere, chiaramente fatto e realizzato in animazione, un'animazione sublime, prodotta da Sunrise, quindi uno degli studi migliori per quanto riguarda l'animazione, quindi qualità in assoluto. Parla di un gruppo molto scapestrato di cacciatori di tagli. Abbiamo una mescolanza di generi fondamentale per noi appassionati, quindi fantascienza, poliziesco, arti marziali, noir, c'è veramente di tutto. Nota importante invece è soprattutto la musica che c'è in questa serie. Per me in particolare i CD di Yoko Kanno, ovvero la musicista dietro la realizzazione della colonna sonora di questa serie, è stata quasi appunto la mia colonna sonora di quegli anni, l'ho sentiti tantissime volte, quindi blues in particolare, famosa soprattutto appunto per questo genere di musica nella serie, ma troverete anche altri generi mescolati, rock, punk, c'è di tutto veramente, è veramente qualcosa di superlativo. Quindi l'hype, come dicevo all'inizio, è veramente alle stelle per vedere la prima realizzazione live action. Qui chiaramente entra in campo e in gioco due tipologie di pensiero, due fazioni, ovvero e voi vedrete un po' dove posizionarvi, ovvero quelli che pensano che questo tipo di serie, queste serie in particolare così importanti, debbano rimanere così immortali e intoccabili, e altri che invece sono un po' più aperti di mentalità e magari se le produzioni americane, in particolare in questo caso Netflix, perché questa serie live action andrà su Netflix tra un mese, magari realizzano bene il prodotto e non si discostano tanto dal materiale originale, ma trovano una loro identità senza snaturarlo troppo, magari può convivere benissimo. Io mi trovo, diciamo, in mezzo, come sempre, non riesco a stare né da una parte né dall'altra, perché da una parte sono per coloro che pensano che ci vogliono altre idee, ormai ce ne sono, si possono tirare fuori tante cose nuove, però allo stesso tempo so che l'industria va avanti e certe opere purtroppo vengono per forza toccate dagli sceneggiatori e dai produttori ormai di live action e di serie TV. Quindi l'unica cosa, come sempre, è guardare il prodotto finale e giudicarlo appena esce. Chiaramente i trascorsi con Netflix non è che ci fanno ben sperare, quindi per esempio i live action di Death Note non è che siano stati a granché, anzi sono stati di qualità abbastanza bassa. E altri prodotti che hanno messo sulla loro piattaforma, come i film tratti da Kenshin, sono invece veramente dei piccoli grandi capolavori. Sono 4 film, quelli Netflix li ha solamente, diciamo, non li ha prodotti ma li ha ospitati sulla piattaforma, e quelli come live action di una serie giapponese vi consiglio di recuperarli caldamente. Ce ne sono state altrettante, ma quasi sempre la qualità appunto dei live action, se non sono dei film e non delle serie, non sono state mai granché. Quindi niente, è uscito questo trailer, io lo vedo con voi la prima volta da fan della serie originale, sono chiaramente in estasi, allo stesso tempo anche un po' di paura. Si tratta di un teaser trailer, quindi poi ci sarà un trailer più avanti o direttamente la serie in uscita appunto tra un mese. La vediamo insieme, siamo pronti? Vediamo un po'. Hey, there's a new bounty on the line. What's the trouble? You want to keep the lights on around here? Where did we find this dipstick? We'll handle this one. On our own. Not a chance. Not that way! Bang!
sottofondo imprescindibile, la sigla Tank della serie originale, non si può non That's not the suonare. bounty. I got him. That's not the bounty either. What the? Spike, What? we're on a job. Seriously? Noodles first. Hello, Spike. Altra musica di Yoko Kanno. Rain. We gotta go. The bounty's this way. Oh, bad guy. Hey, I was gonna eat that. Hey, Spike! A little help? You're dead, cowboy! Ass kick. Piece of trash, cowboy. That. Hey, nut buckets. There's no payout if you shoot him in the face. That was him. Please. I got him with 3 clean slugs in the leg. I never miss, and I aim for his leg. Never miss? Never. You aim for the face. I did not. You That's why clearly he doesn't got him. have a face. The Swordfish, la nave di Spike e il più grande vedete il Bebop, ovvero la nave dove loro sono insieme e controllano le taglie, insomma, pianificano le missioni. Vabbè, che dire, ragazzi, ci sono sicuramente tante cose buone e tante cose che fanno che mettono, diciamo, fanno rimanere un po' perplessi. Sicuramente è molto divertente questo teaser che hanno fatto, che sembra proprio un mini corto. Non sono certamente delle scene prese dalla serie di, mi pare, 10 episodi da un'ora l'uno. Calcolate che la serie originale giapponese erano 20-25 minuti a puntata, quindi non so quanto hanno preso e hanno riproposto appunto dalla serie. Da quello che ho letto abbiamo chiaramente gran parte della storia è stata presa di sana pianta, e però hanno provato a sviluppare alcuni raccordi delle varie storie, dei vari background dei personaggi in maniera del tutto indipendente, e questa è una parte che mi interessa di più, perché non si può riproporre pedissequamente qualcosa che esiste già ed è fatta veramente bene, quindi bisogna prendere una propria strada, una propria identità, se si deve proprio toccare questo materiale. Questo è il punto. Perplesso su John Chu, il protagonista di Spike. Lui mi è simpatico, è grande, però era la paura anche dell'attore stesso quando ha iniziato a cimentarsi con il ruolo, e aveva una sua paura, è una paura che rimane. Effettivamente è grande. Spike nella serie è un po' più giovane, non è un artista marziale nonostante la derivazione orientale etnica. Spike nella serie era un grande marzialista. Sicuramente è stato controfigurato nelle cose, quindi questo mi fa rassicurare. È solo che è un po' vecchio. I costumi in particolare sono un po' camp, un incrocio tra dei cosplay e qualcosa di fedele alla serie, e forse era meglio trovare un ibrido. Questo ibrido l'hanno provato a trovare per Faye, per il personaggio di Faye Valentine, perché chiaramente il personaggio originale della serie era un po', come dire, scollacciato, quindi non si poteva riproporre proprio in maniera troppo fedele quel costume. E forse, non lo so, dovevano rileggere un po' la giacca di Spike e non farlo proprio uguale per non sembrare un cosplay. Jet invece sembra reso bene, la connotazione di colore un po' da quell'idea che si capiva, si intravedeva dalla serie. Poi questo ormai non è più un problema, e il braccio metallico e tutto quanto, quindi carina. Questo teaser è carino perché sembra proprio un corto fatto apposta, quindi ancora non spoilerano praticamente nulla dalle scene che hanno realizzato, quindi della serie. Li vedremo forse nel trailer nei prossimi giorni, perché manca solamente un mese alla messa in onda della serie sulla piattaforma, quindi sicuramente faranno uscire un trailer vero con le scene prese dalla serie, e così ci faremo ancora di più un'idea. Speriamo sia all'altezza, sia abbastanza
veramente che omaggi la serie in un certo modo. Vedendo questo teaser sembra di sì, perché c'è la musica che, come ho detto all'inizio, di Yoko Kanno è una protagonista, quindi speriamo che abbia messo, perché lei è stata chiamata comunque a lavorare per la parte musicale, quindi riproporrà le varie musiche iconiche della serie e magari ci sarà qualche pezzo in più. Shinichiro Watanabe, il regista della serie originale, è stato coinvolto, da quanto dicono, come consulente. Speriamo che il suo tocco si veda, e da quanto vedo, al di là un po' dell'approccio semplicistico a livello visivo, insomma ci sta il suo tocco, si vede che è abbastanza fedele, perché i connotati dei personaggi già si intravedono, la fama atavica di Spike e la sua indolenza, la rigorosità di Jet, Faye che è un po' come sempre scapestrata. Ok, quindi secondo me ci siamo, e alcune cose rimangono un po' in dubbio, quindi non vi voglio tediare ancora, quindi fatemi sapere, soprattutto voi, se siete fan come me incalliti, perché io chiaramente ho una leggera paura, ma anche chiaramente una grande curiosità come tutti. Ci risentiamo nei commenti, fatemi sapere se siete anche voi fan della serie, se pensate che sarà un bagno di sangue questa serie di Netflix, o era meglio appunto non toccare quel capolavoro che fu la serie del 1998. Vi lascio come sempre in descrizione, qui in basso al video, tutti i miei riferimenti social e il canale PayPal se volete fare un'offerta per mandare avanti appunto questo mio progetto. Niente, ci rivediamo e ci risentiamo sempre qua. Ciao! Ah, dimenticavo, see you Space Cowboy.